Da una piccola contea nel cuore delle Alpi, i Savoia nella prima metà del Quattrocento sono ormai una realtà consolidata tra le dinastie più importanti d'Europa e hanno appena assunto il titolo di duchi. Ma come proseguiranno nella loro ascesa al trono? Scopriamolo insieme in questo nuovo episodio di Voci dal passato, nella serie dedicata alla storia di Casa Savoia, il podcast di The History Tales attraverso il quale viaggiamo a ritroso nel tempo per conoscere le storie della nostra storia. E mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime uscite. Come abbiamo visto nel precedente episodio, la storia della Casa Savoia ha radici antichissime. Da Umberto Biancamano in poi i vari conti di Savoia hanno dovuto muoversi con intelligenza politica e militare tra le due grandi potenze che li circondavano, ovvero il Regno di Francia e l'Impero. Allo stesso modo seppero conquistare posizioni all'interno delle dinamiche europee, sfruttando anche la centralità dei loro territori, che erano un punto di passaggio tra la ricca regione della Champagne e l'Italia. Riprendiamo quindi la storia da dove l'avevamo interrotta. Nel 1439-1440 Amedeo VIII, ormai divenuto Felice V, l'antipapa, ha lasciato il titolo di duca al figlio Ludovico, che tuttavia però si è dimostrato poco capace nel controllo del potere e si è invischiato nelle guerre di successione per il Ducato di Milano, scaturitesi dopo la morte di Filippo Maria Visconti. Il risultato di questa campagna è stato disastroso perché non solo i Savoia hanno perso l'occasione di espandersi verso est, ma con il consolidamento del potere degli Sforza a Milano ora si trovano minacciati da un altro Stato molto forte e soprattutto con molte ambizioni territoriali. Ad aggravare tutto questo vi erano poi le disastrose finanze del Ducato Sabaudo, fortemente provate dalla guerra ma anche dalla perorazione della causa di Felice V nel suo tentativo di mantenere il pontificato e di ottenere la sede o di Avignone o di Roma. Da diversi decenni poi c'erano anche numerosi problemi finanziari causati da un lato dalle eccessive spese di corte e dall'altro dall'impossibilità, visti i continui cambiamenti territoriali, di quantificare con precisione le entrate nelle casse dello Stato. Ludovico dimostrò ancor meno intelligenza politica nel momento in cui decise di supportare poi Luigi, figlio di Carlo VII di Francia, che stava tramando contro il padre. Il tentativo di sovversione fu infatti messo a tacere dal re, che impose sanzioni al figlio e riportò l'ordine. Ludovico, che aveva anche dato in sposa a Luigi sua figlia Carlotta, dovette quindi chiedere perdono al re, umiliarsi, poiché era l'unico che poteva aiutarlo con prestiti e rifinanziamento del debito. Sostanzialmente questa scelta portò ad una subordinazione del Ducato Sabaudo ai re di Francia, che si protrasse per alcuni decenni a venire. Per la dinastia Sabauda è invece importante il matrimonio contratto da Ludovico con Anna, figlia di Giano di Lusignano, re di Cipro, Gerusalemme e Armenia, da cui nacque Carlotta, ma anche altri 16 figli. Questo matrimonio permise ai successori di Ludovico di arrogarsi il titolo di, appunto di re di Cipro, Gerusalemme e Armenia, cosa che i Savoia continuarono a fare almeno fino in tempi recenti. In realtà ci sono delle versioni contrastanti sulla legittimità di questo titolo. Infatti, nel 1487 morì a Roma Carlotta di Cipro, che secondo alcuni era l'ultima erede legittima ad avere questa titolatura. Carlotta aveva anche sposato nel 1459 Luigi, che era un altro dei figli di Ludovico ed Anna, da cui l'unico erede morì poco dopo il parto. Dopo la morte del consorte, la regina nominò anche il figlio di Amedeo IX e di Yolanda, Carlo I, in cambio di una pensione annua come suo erede. Nel 1487 Carlotta, come detto, morì a Roma e fu tra l'altro sepolta nelle grotte vaticane e i Savoia iniziarono quindi ad utilizzare le titolature. In realtà un'altra branca della famiglia della dinastia di Lusignano aveva mantenuto le prerogative del titolo, quello è legato specificatamente a Giacomo II di Cipro, che era un figlio legittimo di Giovanni II e che aveva in precedenza spodestato quindi Carlotta. Giacomo era sposato con Caterina Cornaro, veneziana, che ereditò i titoli dal marito alla sua morte. Caterina morì nel 1510 e lasciò in eredità il titolo alla Repubblica di Venezia, che vantò le prerogative nei decenni seguenti. Chiusa questa breve parentesi, andiamo avanti con la nostra storia. Ludovico si rese protagonista di un altro evento nel corso della sua vita, ovvero l'acquisizione della Sindone da Marguerite de Charny,
nel marzo del 1452. La Sindone divenne da questo momento parte delle reliquie familiari e rimarrà tale, ufficialmente in possesso di Savoia, addirittura fino al 1983, quando Umberto II, nel suo testamento, la lasciò in eredità a Papa Giovanni Paolo II, a condizione che rimanesse a Torino e fosse custodita dall'arcivescovo della città. Ludovico si spense nel 1465 a Lione e lasciò il ducato nelle mani del figlio Amedeo IX, detto anche il Beato. Amedeo aveva sposato Iolanda di Valois, conosciuta anche come Violante, che era figlia di Carlo VII e quindi sorella di Luigi, che era nel frattempo divenuto re con il titolo di Luigi XI. Questo matrimonio fu nettamente a favore della controparte francese, che sostanzialmente governò sul ducato come un appendice del regno stesso. Amedeo era anche fortemente malato, si dice soffrisse di attacchi epilettici e per questi motivi ben presto, nel 1469, decise di lasciare il potere a un consiglio di reggenza sostenuto dalla moglie Yolanda Violante. Ma le già forti ingerenze dei francesi avevano suscitato il malcontento nel ducato e la mossa di Amedeo venne vista come un ulteriore tentativo di lasciare carta bianca al Regno di Francia. Ne nacque quindi una guerra civile tra Amedeo e la moglie contro i fratelli Filippo, Giacomo e Luigi che, supportati dalla nobiltà piemontese, si opponevano con fermezza ad Amedeo. Tuttavia, quest'ultimo e la moglie riuscirono ad avere la meglio e mantennero il controllo del ducato. Nell'ultima parte della sua vita, poi, condotta da terziario francescano, Amedeo si occupò prevalentemente dei poveri e morì nel 1472 a Vercelli. Gli subentrò il figlio Filiberto, che tuttavia, vista la sua giovane età, fu affiancato dalla madre che, come detto, nel frattempo guidava questo consiglio di reggenza invece dello stesso Amedeo. Yolanda decise di attuare una politica di avvicinamento al cugino Carlo I di Borgogna, allontanandosi quindi a livello territoriale, quindi a livello macro-regionale, dalla tradizionale alleanza militare con alcuni dei cantoni svizzeri, che all'epoca erano conosciuti per la loro grande forza militare. Quando Carlo però subì pesanti sconfitte proprio dagli svizzeri, egli imputò le principali colpe alla cugina, accusandola di un possibile tradimento e facendola imprigionare nel giugno del 1476, causando un caos veramente incredibile all'interno del ducato. Tra l'altro, da tutta questa campagna militare di Carlo di Borgogna, anche il ducato era uscito male perché aveva perso dei territori. Il Vaud e il Vallese, infatti, erano definitivamente passati dalla parte svizzera. Nell'ottobre dello stesso anno, Yolanda riuscì a fuggire dalla prigionia, ma non recuperò mai tutti i territori persi, perdendo anche il Friburgo. Nel 1478 morì e pochi anni dopo anche il figlio, ancora diciassettenne e senza eredi, morì. Nel 1482 prese quindi il potere Carlo I, che era un altro dei figli di Amedeo e Violante e fu detto il guerriero per la sua grande capacità di riportare l'ordine. Riportati i territori del ducato sabaudo sotto il suo controllo, Carlo si adoperò anche per mantenere un ruolo di primo piano nella politica internazionale e nel 1485, come abbiamo visto, acquistò i titoli di Regno di Cipro, Gerusalemme e della Cilicia armena dalla zia Carlotta. La morte di Carlo avvenne improvvisamente nel 1490, forse avvelenato, e questo gettò nuovamente il ducato nel caos. Gli subentrò il figlio avuto dalla moglie Bianca dei Paleologi del Monferrato, Carlo Giovanni Amedeo o Carlo II, che tuttavia morì poco dopo a soli 8 anni. A lui quindi succedette Filippo II, che era a capo di un altro ramo ed era figlio addirittura di Ludovico di Savoia e Anna di Lusignano, quindi era fratello addirittura di Amedeo IX. Ma anche il suo governo fu breve e dopo soli 18 mesi, alla sua morte, gli subentrò il di lui figlio Filiberto II, detto il Bello. Anche il ducato di Filiberto fu breve e poco significativo e alla sua morte, nel 1504, gli subentrò il fratello Carlo, nominato secondo in alcune fonti per la brevità del precedente ducato di Carlo, ma più correttamente Carlo III di Savoia, che fu anche detto il Buono e dopo un periodo di ducati molto brevi
egli rimase in carica per ben 49 anni. Fu un periodo molto lungo e difficile per il Ducato di Savoia, che dovette fronteggiare numerose minacce. Fin dall'inizio del suo governo si trovò infatti ad affrontare sfide significative, ereditando una situazione politica delicata sia internamente che esternamente. Nei primi anni del suo ducato, Carlo si concentrò sul consolidamento del potere all'interno, passando il primo anno in Savoia e poi 2 anni in Piemonte, generalmente sempre a Torino. Un caso che creò tensione all'interno del ducato fu la vendita di cariche ducali a personalità non nobili di Chambéry, che era tradizionalmente l'area di residenza in Savoia dei Savoia. E questo suscitò l'opposizione dei piemontesi, ma anche di alcuni altri notabili, tra cui Jean Dufour di Annecy, che era un segretario della corte e che iniziò una politica volta a danneggiare Carlo e a screditarlo presso i cantoni svizzeri, con cui invece il duca aveva tentato di mantenere posizioni di equilibrio, nonostante le sue ambizioni sulla città di Ginevra. Le tensioni ebbero forti ripercussioni, dissestando le finanze, indebitando il duca e mettendo in luce il pericolo svizzero per l'indipendenza dello Stato. Ciò compromise il lavoro iniziale di Carlo e allontanò soprattutto i piemontesi dagli interessi del governo sabaudo. A questo punto gli svizzeri iniziarono la pressione sui confini e Carlo III fu costretto a rinnovare le alleanze con le città di Berna e Friburgo e stabilire un patto con la Confederazione Elvetica nel 1512, al fine appunto di allentare la pressione. Nel frattempo però proseguivano anche le tensioni interne, infatti nel 1517 i piemontesi si rifiutarono di dare uomini per comporre un esercito di circa 10.000 fanti, che era stato richiesto dal duca per partecipare ad alcune campagne in Francia, cosa che invece fu vista dai piemontesi come un tentativo di sottomissione. Questo episodio evidenziò le diverse anime dello Stato sabaudo e soprattutto la crescente autonomia delle comunità piemontesi. Nel tentativo quindi di bilanciare le forze interne e affrontare anche le minacce esterne, Carlo cercò di mantenere buone relazioni con la Francia di Francesco I. Dal 1523 cercò anche un avvicinamento all'impero e a Carlo V d'Asburgo, anche in virtù di alcuni legami familiari mutuati attraverso la moglie, Beatrice di Portogallo. Infatti, la sorella di Beatrice, Isabella, aveva sposato Carlo V. L'imperatore però non poté aiutarlo con la questione svizzera e nel 1526, dove un periodo in cui stavano aumentando le tensioni tra Savoia e Ginevra, sostanzialmente fu impossibile chiedere appunto l'intervento di Carlo e Ginevra stessa si ribellò ulteriormente all'influenza sabauda, allontanandone il vescovo che era appunto vicino ai Savoia. Nel complesso, il governo di Carlo III fu caratterizzato da una crescente pressione della Francia e degli svizzeri sul ducato, che è culminato nel 1536-37 con l'occupazione di alcuni dei territori da parte del re di Francia. La Savoia era estremamente strategica nell'ambito delle guerre d'Italia e appunto anche nel conflitto con l'impero e il re Francesco I non vedeva di buon occhio l'avvicinamento del duca appunto alla controparte imperiale. Carlo III quindi si rifugiò a Vercelli e questo periodo fu certamente decisivo per il riavvicinamento delle comunità piemontesi al proprio duca. Carlo morì qui, a Vercelli, nell'agosto del 1553 e il successore fu il figlio Emanuele Filiberto. Inizialmente educato alla carriera ecclesiastica, con la morte del primogenito di Carlo divenne l'erede al trono e quindi educato alle arti militari e diplomatiche. Emanuele Filiberto intraprese una brillante carriera militare al servizio dell'imperatore, distinguendosi come comandante della cavalleria sia nelle Fiandre che in Borgogna e partecipando a importanti battaglie come quella di Ingolstadt e Mühlberg. Ma la sua abilità e il suo valore gli valsero la nomina a luogotenente generale nei Paesi Bassi e comandante supremo dell'esercito imperiale nel 1553. Un momento culminante per la sua carriera militare fu la vittoria nella battaglia di San Quintino nel 1557,
che appunto si svolgeva sempre nel contesto delle guerre d'Italia e d'Europa del XVI secolo, dove l'esercito imperiale, sotto il suo comando, sconfisse clamorosamente le forze francesi che apparivano superiori. Questa vittoria accrebbe notevolmente il suo prestigio e la sua fama in Europa e soprattutto accrebbe il prestigio della dinastia dei Savoia. La successiva pace di Cateau-Cambrésis nel 1559 segnò finalmente la fine delle guerre d'Italia e una svolta fondamentale per il Ducato di Savoia, che appunto rivide restituiti tutti i territori persi, ad eccezione di alcune piazzeforti che rimasero in mano ai francesi e alla Spagna. Il ritorno di Emanuele Filiberto in Piemonte nel 1559 avvenne in un contesto però ancora difficile, con territori divisi e un'economia fortemente provata dalle guerre. La politica del duca fu improntata al consolidamento interno dello Stato e alla sua stabilizzazione a livello internazionale. In politica interna egli attuò importanti riforme. Ad esempio, riorganizzò il sistema fiscale, anche con l'introduzione di nuove imposte per il risanamento delle finanze ducali. Rafforzò le difese militari con la costruzione di nuove fortezze e cittadelle, in particolar modo a Torino, dove commissionò appunto una nuova cittadella. Organizzò poi un piccolo esercito statale per far venir meno la necessità di appoggiarsi ai mercenari, che, come abbiamo visto in un altro video, quello in cui parliamo della storia di Giovanni delle Bande Nere, erano divenute sempre meno importanti proprio durante la guerra d'Italia. L'evento sicuramente più significativo di questi anni fu poi il trasferimento definitivo della capitale da Chambéry a Torino nel 1563, simbolo della centralizzazione del potere e del rinnovato ruolo del Piemonte nello Stato sabaudo. Elemento centrale della sua politica fu poi il tentativo di un accordo con i cantoni svizzeri, attraverso una serie di trattati che garantirono sostanzialmente la neutralità, ma anche la possibilità di reclutare truppe tra i mercenari svizzeri e diversi accordi commerciali. Gestì poi con grande abilità i rapporti con la Francia e la Spagna, nonostante appunto egli avesse combattuto per l'impero, mantenendo comunque un equilibrio precario tra le due fazioni che dopo le guerre d'Italia erano diventate le principali potenze europee, un equilibrio precario ma assolutamente necessario per la sopravvivenza del Ducato. Anche le relazioni con gli altri stati italiani furono curate, in particolar modo con Venezia, con cui stabilì rapporti privilegiati. Ultima, ma non meno importante, fu poi la politica religiosa, all'epoca particolarmente importante proprio perché si stavano consumando le prime crisi all'interno della cristianità ad opera dei protestanti. E fu caratterizzata questa politica religiosa da una certa prudenza nei confronti della riforma, pur essendo lui dichiaratamente un duca cattolico. Influenzato dalla sua esperienza alla corte imperiale, egli mostrò quindi una certa tolleranza, come è dimostrato dal Trattato di Cavour del 1561 fatto con i Valdesi, che garantì quindi loro amnistia e libertà di culto in alcune valli. Questa politica fu spesso in contrasto però con le richieste della Santa Sede e della Spagna. Emanuele, detto Testa di Ferro proprio per la sua nota vena guerriera, morì nel 1580, probabilmente affetto da cirrosi epatica. Sepolto nella cattedrale di Torino, ormai da diverso tempo una delle sedi preferite dei Savoia, venne traslato 3 secoli dopo nella cappella della Sindone. Gli subentrò il figlio Carlo Emanuele I, nato nel 1562 dall'unione con Margherita di Valois. Cresciuto sotto la tutela materna e sotto la tutela di precettori non particolarmente abili a livello politico, Carlo Emanuele I superò lentamente le preoccupazioni della sua salute cagionevole e manifestò in età adulta un temperamento altero e volitivo. Al momento dell'assunzione del potere dovette infatti districarsi tra le influenze francesi e spagnoli sulla nobiltà torinese e sulla corte. I consiglieri poi designati dal padre mostravano infatti simpatie opposte, con alcuni che erano appunto fautori di un'alleanza con il re Enrico III di Francia, pardon, e altri con un rafforzamento di legami con Filippo II di Spagna. Questa situazione iniziale portò Carlo Emanuele ad una condotta piuttosto ondivaga, non poi troppo diversa da quella dei suoi predecessori e di quella che sarà di alcuni dei suoi successori, caratterizzata comunque da riservo e indecisione, ma anche da iniziative talvolta improvvise e audaci, cercando di
sfruttare un po' il suo istinto per capire dove poter ottenere degli importanti guadagni. Una delle sue prime ambizioni fu, come quella di molti duchi dell'epoca, di duchi di Savoia, il recupero del dominio su Ginevra e confidava nelle difficoltà interne francesi e nel sostegno della Controriforma e della Spagna per riuscire ad ottenere questo risultato. Tuttavia, il tentativo di occupazione a sorpresa della città nel 1582 fallì a causa dell'opposizione francese, che era preoccupata che la città potesse cadere sotto il dominio sabaudo e quindi ingrandire il territorio controllato dai vicini Savoia. E soprattutto che poi sarebbe, visto l'avvicinamento di Savoia in quel momento con la Spagna, appunto che potesse esserci una minaccia anche a Oriente. Questa scelta poi fu in realtà osteggiata anche dagli altri stati italiani che vedevano nell'ingrandimento di Savoia una possibile minaccia, soprattutto i Gonzaga, lo vedevano come una possibile minaccia per i territori del nord Italia. E infatti il duca fu privato anche del sostegno da parte del Papa Clemente VIII, preoccupato per le stesse motivazioni, e quindi Carlo Emanuele dovette cedere di nuovo ad accordi di pace e neutralità con i cantoni svizzeri. Questo insuccesso segnò però la sua conversione a una politica apertamente filospagnola, diversa da quella del padre, e che invece mirava più che altro a un pacifico consolidamento dello Stato, mentre Carlo Emanuele mirava a un suo ingrandimento. Nonostante la sconfitta, continuò a coltivare anche progetti ambiziosi proprio ai danni della Spagna. Eh, Però in un primo momento cercò di portare la sua attenzione sui territori limitrofi, come appunto la riconquista di Ginevra che abbiamo già citato, ma anche le aspirazioni sul Saluzzo e sul Monferrato. E questo però invece rendeva fondamentale l'appoggio alla corona spagnola, visto che quella francese non avrebbe mai appoggiato un ingrandimento del territorio sabaudo. L'unica cosa che però riuscì a ottenere in cambio fu un matrimonio con Caterina Michela d'Asburgo, del re Filippo II, che sì sanciva un'alleanza, ma non un pieno appoggio alle iniziative ducali. E infatti fu fatto un nuovo tentativo di nuovo contro Ginevra nel 1586 che fallì di nuovo miseramente. Nel 1588 riuscì a compiere con una specie di blitz la conquista del Marchesato di Saluzzo, sfruttando sempre delle difficoltà interne alla Francia, che era in quell'epoca lacerata anche dai conflitti religiosi. Questa iniziativa tuttavia non piacque a Filippo II, che non era stato informato dell'iniziativa da parte del duca, che però nonostante tutto la perdonò perché era troppo importante a livello geopolitico mantenere questo accordo e questo appoggio tra Spagna e Savoia in funzione antifrancese. Carlo Emanuele poi cercò di sfruttare un altro evento nefasto avvenuto nel Regno di Francia, cioè l'assassinio di Enrico III nel 1589, per estendere i suoi territori in Provenza, rivendicando poi diritti addirittura sulla corona francese in quanto appunto figlio di Margherita di Valois. Tuttavia le sue risorse finanziarie e militari non erano sufficienti per queste iniziative audaci e per mantenere le conquiste. Il suo viaggio a Madrid, fatto in quegli anni per chiedere aiuto ai sovrani spagnoli, fu poi poco fruttuoso. Nel 1600 addirittura Carlo Emanuele clamorosamente decise di entrare in guerra con la Francia di Enrico IV, una lotta totalmente impari, ma che, come aveva detto lo stesso Duca, sarebbe stata comunque migliore una sconfitta contro i francesi che accettare le condizioni terribili che gli erano state imposte sulla restituzione di alcuni dei territori e soprattutto sull'influenza francese che sarebbe stata molto forte sul ducato. I francesi in pochi mesi sbaragliarono l'esercito, ma trovarono una veemente resistenza soprattutto nelle valli del Marchesato di Saluzzo. Questo portò comunque a una pace in qualche modo sconveniente ovviamente per i Savoia, ma che certamente fu meno dura del previsto. Il Trattato di Lione del 1601 rappresentò infatti una svolta significativa. Carlo Emanuele cedette alla Francia alcune regioni, tra cui la Bresse e il Gex, ottenendo in cambio però il mantenimento di questo strategico marchesato.
Questa mossa all'epoca fu in realtà vista come vantaggiosa per la Francia, solo che fu molto importante per il Ducato di Savoia, che consolidò definitivamente i suoi possedimenti sul versante italiano, potendo quindi avere una gestione migliore del territorio e quindi anche delle sue finanze. Carlo Emanuele non abbandonò mai le sue ambizioni sui territori svizzeri e nel 1602, quindi appena dopo aver concluso la pace, tentò nuovamente di assaltare Ginevra con scarso successo. Tra l'altro, una piccola curiosità, ogni anno il 12 dicembre ancora si festeggia la cosiddetta Escalade, che ricorda il tentativo fallito di scalata delle mura da parte dell'esercito di Carlo Emanuele a Ginevra, celebrazione che tra l'altro è diventata una delle tradizioni protette dall'UNESCO. Come i suoi predecessori, Carlo Emanuele tentò di ondivagare tra le due nuove grandi potenze, Francia e Spagna. Quindi, dopo aver per diverso tempo tentato di coltivare l'alleanza con gli spagnoli, abbiamo visto anche attraverso legami matrimoniali, tentò alla fine, proprio tramite quei legami matrimoniali, di infilarsi nelle guerre di successione spagnole, vedendo però il suo tentativo fallire. Fu costretto quindi ad umiliarsi, chiedendo perdono al nuovo sovrano, Filippo III. Carlo Emanuele fu poi coinvolto nella guerra di successione del Monferrato e anche nella guerra dei Trent'anni, cercando sempre di sfruttare le dinamiche europee per espandere i suoi domini. Nonostante alcune perdite territoriali e le difficoltà finanziarie, il suo regno vide il primo dispiegarsi di una moderna organizzazione assolutistica e rafforzò il titolo di duca nel Piemonte all'interno dello Stato sabaudo. Morì nel 1630, lasciando quindi uno Stato provato, con un'amministrazione però più centralizzata e organizzata e soprattutto una chiara proiezione politica che vedeva come nucleo principale appunto i territori del nord-ovest italiano. Gli succedette il secondogenito Vittorio Amedeo I, nato nel 1587 dall'unione con Caterina d'Asburgo. Vittorio Amedeo partecipò attivamente alla politica paterna, svolgendo funzioni di reggente e combattendo, per esempio, nella prima guerra di successione del Monferrato tra il 1613 e il 1617. Falliti i tentativi di combinare il suo matrimonio con una figlia di Filippo III di Spagna nel 1618, l'alleanza con la Francia fu sancita dal suo matrimonio con Cristina Maria di Borbone, figlia di Enrico IV e sorella di Luigi XIII. Nel 1630 ascese al trono alla morte del padre e Vittorio Amedeo cercò di sanare le conseguenze delle politiche paterne. Affrontò la pestilenza del 1630 e assunse poi il titolo di Sua Altezza Reale, rivendicando, come al solito, la titolatura su Cipro, Gerusalemme e Armenia. Nella sua politica si appoggiò a funzionari fidati e la vecchia nobiltà mantenne un ruolo di rilievo. Introdusse delle importanti riforme economiche e finanziarie, concentrando il controllo sulla Camera dei Conti e cercando di riordinare il sistema fiscale, passando quindi a una tassazione sui consumi. Nonostante i tentativi di neutralità, fu coinvolto nella guerra dei Trent'anni nuovamente, aderendo nel 1635 a una lega antispagnola con la Francia e ottenendo anche dei discreti successi. Morì a Vercelli nell'ottobre del 1637 e gli succedette il figlio Francesco Giacinto, che tuttavia morì dopo appena un anno. Salì a questo punto al potere il terzogenito di Vittorio Amedeo, ovvero Carlo Emanuele II, nato nel 1634. A causa della sua giovane età, il ducato fu retto dalla madre, Cristina Maria di Borbone, la sorella, come detto, di Luigi XIII. Gli anni della sua minorità furono segnati dalle guerre civili tra i madamisti, che erano sostenitori della madre, e i principisti, che erano sostenitori dei cognati Tommaso Francesco di Savoia, cognati della madre, che era appunto principe di Carignano, e del cardinale Maurizio, entrambi filo spagnoli che miravano alla reggenza. La madre, dopo la conclusione del conflitto nel 1642, si assicurò che Carlo Emanuele II fosse allevato con una stretta dedizione alla causa francese e la sua vita privata fu anch'essa fortemente influenzata e condizionata dalla madre, che organizzò il suo matrimonio nel 1663 con Francesca Maddalena d'Orléans, cugina del re di Francia Luigi XIV, una scelta che ovviamente rafforzava i legami della corte sabauda con quella di Parigi. Anche dopo aver raggiunto la maggiore età, Carlo Emanuele continuò a lasciare alla madre l'amministrazione dello Stato, subendone le ingerenze nella vita privata, fino alla di lei morte avvenuta nel dicembre del 1663. Ereditò un paese
che aveva iniziato a riprendersi dalle ferite di 24 anni di guerre, concluse solo con la pace dei Pirenei, stipulata tra Francia e Spagna nel 1659. Il ducato era comunque ancora scosso dalla perdita definitiva di Pinerolo, che a seguito di queste guerre era rimasta sotto il dominio francese. E l'apparato politico-burocratico del ducato era comunque segnato da conflitti e antiche discordi che causavano non pochi problemi nella gestione. I tentativi ennesimi di Carlo Emanuele di conquistare Ginevra fallirono ripetutamente, nonostante addirittura macchinazioni segreti e preparazioni militari. Anche i negoziati con i cantoni svizzeri per un riconoscimento formale dei suoi diritti su Ginevra e sul Vaud non ebbero successo. Sul fronte della politica interna, il bilancio dei primi 5 anni di regno di Carlo, dopo la morte della madre, fu più che positivo. Il nuovo matrimonio, stavolta scelto da lui, con Maria Giovanna Battista di Nemours, ultima discendente dei conti di Ginevra, nel 1665, gli permise di smantellare sostanzialmente le consuetudini privilegi radicati a corte durante la reggenza. Mise da parte infatti i vecchi confidenti della madre, accentando il potere nelle sue mani e ordinando la revisione delle concessioni di terre, di carichi e di esenzioni fiscali. Instaurò quindi un regime molto più severo a corte, tagliando gli uffici, le pensioni, le regalie e revocò le ordinanze sull'alienazione dei feudi. Riformò poi l'ordinamento amministrativo dei comuni, rafforzando il controllo centrale sulle finanze. Per rimpinguare le casse ducali, ratificò la vendita degli uffici di giustizia e introdusse nuove imposte. La sua politica interna fu quindi caratterizzata da un rafforzamento dell'assolutismo principesco e dall'avvio di un programma spiccatamente mercantilista. Liquidò poi le ultime tracce di istituzioni rappresentative e immunità corporative, specialmente nei territori dell'ex marchesato di Saluzzo. Favorì poi l'aumento dei traffici, migliorò le vie di comunicazione e stipulò nuovi trattati commerciali. Insomma, fu un'attività veramente molto proficua a livello di politica interna. Per quanto riguarda le campagne di conquista, se a nord fallì, nonostante poi alcuni tentativi anche matrimoniali di incorporare Ginevra, nel 1672 tentò, partendo da Oneglia, di conquistare anche l'importante porto di Genova, ma la cosa si risolse con insuccesso e addirittura per un breve periodo fu persa anche la stessa Oneglia, che solo grazie alla mediazione francese poté ritornare nel controllo di Savoia. Carlo Emanuele II morì nel 1675 e siamo alle porte di un secolo importantissimo per i Savoia e per questo direi che è meglio concludere qui il nostro episodio di questa storia della dinastia. Torniamo quindi al nostro presente e lasciamo un attimo le vicissitudini di Casa Savoia. Se vi è piaciuto il video, come al solito, vi invitiamo a lasciare un like e ad iscrivervi al canale e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa enorme, lunga travagliata storia di Casa Savoia. Ci vediamo prossimamente con i nuovi episodi di questa serie e anche con gli altri episodi degli altri podcast del canale. Alla prossima!